Ci vogliono più di 24 ore per raggiungere l'aeroporto di La Paz. Si scavalcano 6 fusi orari e dopo 3 scali si scende dall'aereo a 4.000 metri. Sembra di atterrare alla Gare du Midi. Siamo arrivati fin qui con un'immagine stampata in testa, la linea stupenda di uno sperone sulla cima nord del Monte Illimani. A offrirci un'accogliente ospitalità nella sua missione, una base logistica e la sua capacità di alpinista è l'amico padre Antonio Zavattarelli, per tutti padre Topio. Adesso... Pieno di alpaca. Su consiglio di Topio scegliamo di iniziare la nostra acclimatazione vera e propria su una bella cima della Cordillera Real, a 4 ore di strada da Peñas, Huayna Potosí. Buono! Hola Hugo, ¿me has llamado? Tenía una llamada. Buen día. People, the time has come. Me la immaginavo. La Paz, quasi 1 milione di abitanti, vive a El Alto, costruita ai limiti dell'altopiano, con la sua distesa di mattoni perennemente in costruzione, la zona più povera. La cascata di case si riversa poi in una conca che evoca un girone dantesco, in fondo alla depressione i quartieri più ricchi, a circa 3.000 metri. Nel centro si mescolano epoche e suggestioni di un popolo in cerca della sua identità. In città ci attendono alcune importanti commissioni per preparare la salita. Nel campo base, pero aquí en el Nido de Cóndores, campo base giù qua, ¿no? Ya, Así todos, que el Nido de Cóndores. todos vamos primer día al campamento Al campo de los base. 6 personas. Sí. Está bien, dejámoslo Ahora si es así. así, ya Dejámoslo está. así, porque nosotros vamos a estar ahí con tiempo, o sea, como... Lo sguardo dell'alpinista è definito da un'attrazione per ciò che sta oltre al guardare ed è fatta di stupore. La linea che sogna non è solo il percorso fisico d'ascensione alla vetta, è una geometria spirituale. La verticale è una dimensione totalmente estranea alla realtà,
rappresenta una spinta creativa che ha radici profonde e insondabili all'interno dell'uomo che la cerca. L'alpinista disegna la distanza tra una cultura che insegue un ideale di controllo e classificazione scientifica e il bisogno individuale di instaurare un dialogo puro con la natura, privo di intermediari, senza la protezione di un sistema comune. È così che una tensione verticale in salita verso la luce, verso il cielo dove la materia è rarefatta, si traduce in una profonda, illuminante discesa nel buio dell'essere umano. Dopo bisogna avere occhio, anch'io non l'ho mai fatto in vivo. Io e Stoppi, cioè tutte e tre avremmo detto così. In realtà sui manuali c'è di piantare perché comprime sulla neve. Sì. E c'è così anche me l'aveva detto che nello spingere comprime sulla neve e taglia, mentre così apre e lo schiaccia. Beh, quella roba lì con i moschettori. Con i moschettori lì è abbastanza. Sì, sì, perché tu calcoli tutti quelli. Sì, sì, lo vedi. Lo mettiamo durante la giornata ma solo alla sera. Quindi... Arrivo e prendo la... girone. E là è dove dobbiamo andare a dormire. E poi rifate questo. Ya, no adelante. Mucho subida, pero de cordillera así. Se va a hacer. È mattina presto e da Puente Roto saliamo sul fianco sud-est della montagna per capire se è possibile attaccare la cresta da una via più diretta, senza deviare sul campo alto del Nido de Condores. Dopo 3 ore di salita scopriamo che la via è sbarrata da un'enorme serracata e rinunciamo all'idea. Impulsa l'uomo quando ti dica che ti do una tipo di strada.
L'esplorazione delle regioni verticali del nostro mondo è un terreno di ricerca dello spirito. Ci ricorda ogni volta che siamo vivi, portandoci a riconoscere i limiti della nostra natura. Più o meno un quarto d'ora, 20 minuti dall'attacco della cresta, cambio. Sulla nostra bella linea della cresta ovest, tanto studiata e sognata, a quota 5.900 metri le condizioni di scalata si sono rivelate di grande pericolo, con placche a vento su un versante e neve completamente inconsistente dall'altro. Ad ogni colpo di piccozza la vibrazione e il rumore della parete presagivano improvvisi cedimenti. Abbiamo sognato non solo una cima, ma soprattutto una via definita da una linea perfetta. Abbiamo sognato di percorrerla sfiorandola con leggerezza, con un piccolo gruppo e lo stile di una salita alpina. Bellissimo. Quel gonnellone. Hola. Buenas. Incredibile. È attraverso lo sguardo di poeti, scienziati ed artisti che si è formato il primo approccio della modernità alla montagna, secondo un interesse non strettamente utilitaristico, ma fondato sul desiderio, attraverso le suggestioni della conoscenza, dell'immaginazione e del sogno. L'alpinista esploratore che tenta di salire grandi montagne in stile alpino ha raccolto questa eredità. La montagna è inventata dallo sguardo. Per poterla salire occorre prima poterla vedere. Ed egli nel vederla scorge, tra i contrasti di luce, tra rocce e ghiaccio, fino alla vetta, la linea perfetta.